Luglio 1943. Una squadriglia di una decina di piloti italiani parte da Crotone con una missione considerata senza speranza: attaccare le forze alleate che stanno sbarcando in Sicilia. Davanti a loro troveranno migliaia di navi, decine di aerei nemici e un muro di contraereo. Questa storia viene praticamente dimenticata dalla collettività. Qualche anno fa, l'esploratore subacqueo Fabio Portella trova davanti le coste di Ognina, vicino Siracusa, un aereo disintegrato. E troviamo anche un oggetto dove c'è scritto in italiano cabrare, picchiare. La leva è girata sul picchiare. Da quel frammento, Fabio e il suo team inizieranno a ricostruire una delle storie più dimenticate e toccanti dello sbarco in Sicilia. Ed è questa la storia che oggi vi raccontiamo. Sono Fabio Portella, sono un istruttore subacqueo, sono un esploratore subacqueo. Vivo a Siracusa da sempre e io sono cresciuto a Pane, a Storia e mare. I fondali di Siracusa sono pieni di relitti, sono pieni di tracce di storia, una storia millenaria. Nell'ambito dell'esplorazione dei fondali ho avuto modo di scoprire dei relitti di aerei. Fino ad ora ne abbiamo trovati circa una dozzina, abbiamo identificato 2 o 3 navi e scoperto alcuni relitti antichi. Tutto ciò naturalmente in collaborazione con la Soprintendenza del Mare, che ci ha dato sempre un supporto per poter realizzare queste attività e in modo particolare poi per le ricostruzioni storiche. Il 10 luglio 1943 nella Sicilia sud-orientale è iniziata l'operazione Husky, uno sbarco di dimensioni gigantesche, fino a quel momento il più grande sbarco della storia, che è durato per più di 2 mesi. Questo ha comportato l'abbattimento di numerosi aerei, l'affondamento di alcune navi e quindi si sono incrociati i destini di tantissimi uomini. E dentro questo scenario di follia concentrato in poche miglia di costa si inserisce la storia di piloti dei Reggiane 2002. Un preambolo. Enzo Maiorca, negli anni 90, nei tanti racconti, nelle tante chiacchierate che abbiamo avuto insieme, mi dice di aver visto dei pezzi di aereo, di alluminio, probabilmente riferibili a un aliante della seconda guerra mondiale. Immediatamente vado a controllare, siamo nella secca di Ognina, anche chiamato Scucciato, perché appunto come il tipico pane siciliano scorticato, e non trovo nulla. Per diverse immersioni, per diversi anni ho cercato questi pezzi di alluminio, non li ho trovati. Sono passati alcuni decenni dai racconti di Enzo Maiorca e Luca, istruttore subacqueo, biologo marino che lavora nel mio diving center a Ognina, deve portare degli studenti a una profondità di circa 40 metri, quindi deve fare un percorso alla secca di Ognina che normalmente non facciamo mai. Rientra e mi dice di aver visto dei pezzi d'alluminio dispersi in un fondale compreso tra 30 e 27 metri. Non finisce la parola alluminio che sono già con la muta stagna, ho chiamato Ninni e ci stiamo avviando a cercare nella secca di Ognina. Troviamo questa zona di dispersione di pezzi di alluminio, tutto di piccole dimensioni, quindi è evidente che l'aereo è stato completamente distrutto. Il pezzo più grande trovato da Fabio è un frammento d'ala di circa 1 metro per 50 centimetri. Ma il dato impressionante è il motore. Il gruppo termico, i cilindri e i pistoni erano in pezzi e sparsi sul fondale. Come se l'aereo fosse stato centrato in pieno dalla contraerea, esplodendo in una nuvola di fuoco. Attraverso tecniche di documentazione archeologica e in collaborazione con la Soprintendenza del Mare, Fabio prova a raccogliere ogni indizio utile al riconoscimento dell'aereo, che sembra davvero impossibile. Viene fuori il colore verde e iniziamo a trovare 2 proiettili. E nei proiettili c'è sempre la sigla BDP, che è una ditta di fabbricazione italiana. Troviamo tutte cartucce di un tipo, 7.7,
italiane e poi iniziamo a trovare le calibro 12.7 e troviamo anche un oggetto che dove c'è scritto in italiano cabrare, picchiare e la leva è girata sul picchiare. Grazie alla consulenza e ai documenti storici reperiti da Marco Gargari, esperto di Regia Aeronautica, i dubbi iniziano a svanire. Il relitto è un rarissimo Reggiane 2002. E quindi l'identificazione ormai è certa, ma anche la storia diventa certa. E insieme alla storia del relitto viene a galla anche quella dei piloti. Dal 10 luglio 1943 i Reggiane 2002 decolarono da Crotone per attaccare la flotta alleata davanti ad Avola, a sud di Siracusa. Con la tecnica del tuffo, una picchiata verso le navi fino allo sgancio delle bombe. A guidare la squadriglia c'erano due figure centrali della Regia Aeronautica dell'epoca, il colonnello Guido Nobili e il maggiore Giuseppe Cenni. Ma ad Avola li aspettava qualcosa che è difficile immaginare anche per il più navigato dei veterani. Squadriglia, qui Nobili. Siamo quasi sull'obiettivo. Rammentate la procedura. Formazione in fila indiana a 4.000 metri. Poi tuffo e sgancio a 700 metri. Squadron, check fuel and keep your eyes open. We expect bandits today. Panzer, forza ragazzi! Six macaroni bandits, 2 o'clock. Break formation. Durante il primo attacco ci sono già delle perdite pesantissime, ma i piloti tornano in volo anche il giorno dopo, e quello dopo ancora. Mi rimane molto forte questo sentimento, cioè rendermi conto che questi ragazzi erano consapevoli che andavano a scontrarsi 14 contro 50 aerei, poi ne abbattevano 3-4 e diventavano 8 contro 50. Fortis leader, bandit down. E quindi io mi immagino lo stato d'animo di queste persone che devono di giorno in giorno assottigliarsi la propria squadriglia, perdere gli amici che non c'erano più e in modo particolare quel flash finale che ha segnato la vita di quel pilota italiano e anche di quell'aereo. Abbiamo fatto interdire la zona dalla sovrintendenza e ho risepolto con la sabbia dove è stato possibile tutto, perché quello è un ponte col passato, è una capsula del tempo e racconta una storia. Ancora una volta una storia legata alla seconda guerra mondiale, una storia tragica legata alla guerra. L'unica soluzione per vincere una guerra è quella di tenersi lontanissimo da essa.